Il 5 maggio del 1813 nacque Søren Aby Kierkegaard nella bellissima città di Copenaghen e vi morì l'11 novembre del 1855, quindi a soli 42 anni. Kierkegaard è considerato uno dei filosofi e teologi più brillanti e profondi di sempre. Padre dell'esistenzialismo e figura malinconica e complessa, ha condotto una vita tormentata e inquieta, tanto quanto le sue riflessioni circa il destino umano furono dettagliate, intense e tutt'oggi indimenticabili, esposte tra l'altro con uno stile narrativo sofferto ed emotivo. Ed è proprio grazie a queste sue corrette ed acute riflessioni che egli ha contribuito ante litteram alla conoscenza del funzionamento psichico, dei processi emotivi legati all'angoscia, alla paura, alla noia, al pentimento. Diciamo dunque che anche la psicologia gli deve molto. Figlio di Michael Pedersen e della sua seconda moglie, Anne Lund, visse la quasi totalità della sua esistenza a Copenaghen, dovendo assistere alla morte prematura di ben 5 dei suoi 6 fratelli. E fu proprio la morte di 5 dei suoi 7 figli e la morte prematura della prima moglie furono appunto tutti questi eventi così tragici e nefasti che sconvolsero il padre di Kierkegaard. Egli infatti sviluppò un'attenzione morbosa circa i dettami del credo pietista, costringendo i suoi unici 2 figli sopravvissuti, cioè Peter, futuro vescovo luterano, e appunto Kierkegaard, ad osservare con rigore e severità un'educazione familiare e religiosa basata sull'ossessione per il peccato. L'uomo era addirittura convinto che l'aver sposato, dopo soli pochi mesi dalla morte della prima moglie, la domestica Anne Lund, atto irrispettoso e peccaminoso secondo la morale pietista, l'avesse appunto reso oggetto di una maledizione che avrebbe contagiato tutti i membri futuri della sua famiglia e che avrebbe perciò trasmesso ai suoi stessi figli e conseguentemente ai suoi stessi nipoti. Il veder dunque morire 5 dei suoi 7 figli fu una conferma a questa sua assurda convinzione con cui crebbe ed educò anche lo stesso Kierkegaard. Addirittura Michael costrinse Kierkegaard ad essere sempre seguito da 2 confessori religiosi privati allo scopo di purificarne l'anima, ma che ne mutilarono ottimismo e sperimentalismo adolescenziale. Crescendo dunque il grande filosofo danese assunse sempre di più un atteggiamento malinconico, introspettivo e votato ai sensi di colpa. Egli infatti amava molto raggiungere l'amena città di Gilleleie, rimanendo muto, ascoltando i gabbiani per ore ed osservando il mare. Il suo grande amico Emile Boesen dirà inoltre di lui che leggeva per ore, per giorni e giorni, in totale isolamento rispetto all'esterno, ed era in ogni conversazione soltanto un ottimo ascoltatore. Dopo aver frequentato con ottimi risultati la scuola di Bogerud, frequentata anche dal fratello Peter, venne ammesso alla facoltà di teologia di Copenaghen, con la prospettiva di diventare pastore luterano. Anche durante il periodo universitario, Kierkegaard condusse comunque un'esistenza appartata, ricca di meditazione e studio. Secondo alcuni, tra l'altro, aveva un temperamento chiuso, poco socievole e piuttosto scontroso. Infatti, ad esempio, la giornalista Federica Brema così lo descrisse. Il dottor Kierkegaard era malaticcio, irritabile e capace di montare su tutte le furie se il sole non mandava i raggi come diceva lui. In realtà il giovane Søren non amava le luci della ribalta, mentre apprezzava molto di più la semplicità di eventi conviviali. Ad esempio, era visto molto spesso intrattenersi con la gente comune che incontrava per le strade di Copenaghen e frequentare circoli studenteschi e salotti letterari con gli amici di sempre. E fu proprio in uno di questi salotti che in un giorno di primavera
del 1837 conobbe Regina Olsen, il suo unico e grande amore, della quale si innamorò perdutamente, ricambiato sin dal primo istante. Quando si conobbero, Regina aveva solo 15 anni e Sören 24. Kierkegaard fece di tutto per poterla rivedere e incontrare nuovamente. E dopo averla corteggiata per oltre 3 anni, l'8 settembre del 1840 si fidanzò con la sua amata Regina. Con queste parole appassionate lui le si dichiarò mentre lei suonava il pianoforte per lui a casa della sua famiglia. No, cosa mi importa della musica? È te che voglio. Ti desidero da 2 anni. Ma il loro rapporto, seppur destinato a sfociare nel matrimonio, generò una profonda inquietudine e atroci tormenti nell'anima del giovane filosofo, che lo spinsero dopo soltanto 1 anno a sciogliere il fidanzamento con la sua amata l'11 ottobre del 1841. La difficoltà nel conciliare il suo fervente credo religioso e di casta spiritualità con un rapporto di coppia completo a 360 gradi fu ben evidente, sin da alcuni episodi che videro il giovane Sören comportarsi in modo freddo e distaccato nei confronti di Regina. Ad esempio, si racconta che un giorno l'avesse invitata ad una piacevole passeggiata in carrozza, ma che dopo pochi minuti l'avesse fatta riaccompagnare a casa dal vetturino, affinché lei si abituasse a negarsi prolungati piaceri, castrando eventuali desideri o fantasie. Regina si disse pronta a tutto pur di stare accanto all'amato, ma Kierkegaard, di fronte a tale determinazione e insistenza, fece di tutto per allontanarla, anche a costo di risultarle disgustoso. Si finse, ad esempio, dedito all'alcol e inventò la presenza di una fantomatica amante tedesca. Secondo la maggior parte degli studiosi e dei biografi, il grande filosofo danese era inevitabilmente stato condizionato dal severo e castrante imprinting familiare religioso, che gli impediva di pensarsi marito e laico, appagato da piaceri carnali. Parlando di se stesso, infatti, egli affermò: «C'è qualcosa di spettrale in me, qualcosa che nessuno può sopportare se deve vedermi ogni giorno e avere una vera relazione con me». Ma secondo altri storici, ciò che contribuì probabilmente a turbare il giovane filosofo fu la convinzione paterna che, sposandosi con la sua amata, avrebbe però trasmesso la maledizione di famiglia ai suoi stessi figli, condannandoli a morte, come accadde a suo padre con i suoi stessi fratelli. Regina soffrì molto ed anche i pettegolezzi non tardarono ad arrivare, dicerie in cui la giovane era impietosamente descritta come un'ingenua e inconsapevole vittima di un abile seduttore. Lo stesso Kierkegaard ricorda come lei tirò fuori un piccolo biglietto su cui c'era scritto qualcosa da me, che era solita portare nel suo petto. Lo tirò fuori e lo strappò silenziosamente in piccoli pezzi e disse: «Quindi dopo tutto hai giocato un gioco terribile con me». Nel 1849 Kierkegaard inviò una lettera di perdono a Regina, scrivendole: «Che io fossi crudele è vero, che tu abbia sofferto indescrivibilmente, lo so. Ciò nonostante sono pronto a chiederti perdono, a patto che tu lo comprenda come segue. A patto che tu comprenda che la mia era soltanto una falsa invenzione, quella di essere un malvagio dal cuore nero, che ha infranto un sacro obbligo per amor proprio, ingannando crudelmente una bella fanciulla che, con tutta la rettitudine dell'innocenza dalla sua parte, con ammirazione quasi veneranda e devozione quasi infantile, si era affidata a lui. E allora lasciami anche rimanere nella veste di questo pio inganno. Sono un malvagio, ma ora vengo come un penitente, sofferente, e imploro perdono». E da una lettera che lei scrisse dopo la morte del filosofo si comprende quanto, pur avendo davvero molto sofferto, abbia sin da subito comunque perdonato e compreso
l'animo e le ragioni del suo amato Zoran. In riferimento infatti al concedergli il suo perdono, ella scrisse: la sua morte mi ha riempito non solo di dolore ma anche di preoccupazione, come se rimandando l'azione avessi commesso una grande ingiustizia nei suoi confronti. Mi è sembrato un dovere che avevo trascurato per codardia, un dovere non solo verso di lui ma verso Dio, al quale mi ha sacrificata, sia che lo abbia fatto per un'innata tendenza all'autotormento, un timore che lui stesso nutriva, sia che, come credo dimostreranno il tempo e i risultati della sua opera, per una superiore chiamata di Dio. Kierkegaard, al canto suo, fu sempre e per sempre innamorato della sua amata Regina, come scrisse appunto alla stessa giovane dopo la loro rottura. Ovunque, nel volto di ogni ragazza vedo i tratti della tua bellezza, ma penso che dovrei possedere la bellezza di tutte le ragazze del mondo per estrarre la tua bellezza. Sei così vicina a me, così presente, così travolgentemente riempi il mio spirito, che sono trasfigurato in me stesso e sento che qui è bello stare. Non dimentichiamo, infatti, che in punto di morte il filosofo danese fece testamento e lasciò tutti i suoi averi alla sua Regina. Egli infatti così si espresse in merito: è naturalmente mia volontà che la mia ex fidanzata, la signora Regine Schlecker, erediti incondizionatamente il poco che lascio. Ciò che desidero esprimere è che per me un fidanzamento era ed è altrettanto vincolante quanto un matrimonio e che pertanto il mio patrimonio le tornerà esattamente nello stesso modo come se fossi stato sposato con lei. Regina dal canto suo rimase comunque sempre legata a Kierkegaard nonostante la loro separazione. Anzi, ne seguiva la carriera letteraria in maniera minuziosa e apprensiva, acquistando e leggendo tutte le sue pubblicazioni. Spesso, tra l'altro, ebbero modo di incontrarsi casualmente in chiesa o nelle lunghe passeggiate che erano soliti fare entrambi, ma difficilmente scambiarono qualche parola. Era più un malinconico e struggente scambio di sguardi. Nel novembre del 1849 Sören cercò di parlarle, ma il marito della ragazza, che ormai rassegnata aveva sposato il suo precettore, ossia Friedrich Schlegel, glielo impedì. I due si incontrarono per l'ultima volta il 17 marzo del 1855, ossia pochi mesi prima della morte del filosofo. Regina, infatti, in partenza per le Indie occidentali con il marito, attese per ore per le vie del centro cittadino di veder comparire il suo amato Sören, poiché il filosofo era particolarmente abitudinario e quasi ogni giorno compiva lo stesso percorso. Ebbene, riuscendo ad incontrarlo, lei gli sussurrò una dolce frase di buon auspicio per il futuro. Dio ti benedica, possano le cose belle arrivare sulla tua strada. Sören, emozionato e frastornato, riuscì soltanto a sollevare un po' il suo cappello in segno di un tenero saluto. Non si sarebbero rivisti mai più. Quando la donna tornò a Copenaghen nel 1860, il marito si ammalò e morì poco dopo. Ma la morte di Friedrich non fu mai per lei paragonabile alla perdita di Kierkegaard. Lesse infatti con profonda devozione i diari del filosofo pubblicati postumi e accettò molte interviste da parte di storici, biografi e commentatori circa appunto la vita del grande filosofo. Lei, dal canto suo, non faceva altro che rammentarne l'amore. Quando Regina morì all'età di 82 anni, chiese di essere sepolta nel cimitero di Assistens, ove era sepolto anche il marito, ma soprattutto ove fu sepolto anche Sören Kierkegaard, dunque ben vicina al suo unico grande amore. Sapeva che lui l'aveva portata con sé nella storia e questo pensiero la ripagò della sofferenza subita. Ad oggi la loro storia d'amore è considerata tra le più belle e struggenti di tutta la letteratura.
A seguito di alcune critiche che Kierkegaard mosse alla Chiesa danese circa l'essere troppo mondana e frivola, attaccando in particolar modo i vescovi Jacob Meinster e Hans Mattheson, fu deriso con alcune irrispettose caricature dal giornale satirico Il Corsaro, cosa che lo ferì particolarmente. Nel 1850 dunque interruppe ogni rapporto con la Chiesa danese, tanto che in punto di morte rifiutò la benedizione religiosa. Nell'ottobre del 1855 cadde rovinosamente camminando per le strade della sua amata città e fu dunque ricoverato al Friedrichs Hospital, dove vi restò per 41 giorni, gli ultimi della sua vita. Gli fu infatti diagnosticata una grave lesione spinale ed una emorragia cerebrale. Morì l'11 novembre del 1855, a causa dunque apparentemente delle tragiche conseguenze di una fatale caduta. In realtà, grazie a recenti studi sui documenti ospedalieri dell'ultimo ricovero del filosofo, alcuni storici sostengono che la causa della lesione spinale non fosse la caduta, bensì una preesistente paralisi spinale progressiva, dovuta ad esempio alla sindrome di Guillain-Barré o alla tubercolosi ossea vertebrale, oppure anche causata dalla porfiria acuta o dalla sifilide trasmessa dal padre ai propri figli o dall'epilessia. Queste ultime in particolare, infatti, essendo trasmissibili a carattere ereditario e genetico, potrebbero essere all'origine non solo della morte del filosofo, ma anche della morte prematura di tutti i fratelli di Sören. Tra l'altro, infatti, uno di essi morì proprio come Kierkegaard a seguito di una caduta. Secondo molti storici, inoltre, il senso di colpa provato dal padre di Sören non derivò dalla consapevolezza dell'uomo di aver infranto un principio cardine del credo pietista, ossia l'aver sposato un'altra donna dopo la morte della prima moglie, bensì appunto dalla certezza dell'aver trasmesso la sifilide ai propri figli, essendone lui affetto. Sören Abi Kierkegaard fu sepolto nella tomba di famiglia, nel cimitero storico di Assistens, a Copenaghen, accanto ai suoi genitori e fratelli, e non lontano dalla sua amata Regina. La vita, dunque, di Søren Kierkegaard, questo straordinario e complesso filosofo danese, fu sfortunatamente breve, ma estremamente prolifica. Pensava che la sua vita non sarebbe durata a lungo e dunque decise di scrivere più che poteva. E così fu, così ne nacque il suo indimenticabile pensiero filosofico, il suo esistenzialismo, il suo viaggio nei meandri più tragici e scabrosi, allora ancora inspiegabili, dell'esistenza umana. E proprio a proposito di esistenza umana, secondo Kierkegaard, la dimensione esistenziale dell'uomo è segnata e caratterizzata da 3 elementi, ossia da 3 stati emotivi: angoscia, disperazione e fallimento. L'angoscia è il risultato del rapporto tra uomo e società, tra uomo e mondo, tra l'io e il mondo esterno. La disperazione nasce invece dal confrontarsi dell'uomo con la propria interiorità, dal rivolgere lo sguardo verso se stesso. E come spiega Kierkegaard il comparire dell'angoscia, della disperazione e successivamente del fallimento? Partendo da un dato certo, cioè che l'uomo è dotato di libero arbitrio. L'uomo è dotato della possibilità, della libertà di scegliere e decidere. Ha dunque piena responsabilità nella scelta tra bene e male. Ed è proprio nel trovarsi dinanzi a questo bivio che si genera nell'uomo l'angoscia. Le diverse strade che può intraprendere l'esistenza di un individuo
talune rivolte al bene, altre verso il male. Sono possibilità molteplici, di fronte alle quali l'uomo vive una condizione di incertezza, di dubbio, tormento e quindi di angoscia. Dunque la libertà, le possibilità, le scelte rappresentano per il filosofo danese l'origine della cosiddetta vertigine umana, dello spaesamento, di fronte al quale l'uomo è naturalmente inerme. L'angoscia, dunque, nasce quando si hanno di fronte a sé più strade, quando si sa con certezza che tutto è e sarà possibile, anche la possibilità di sbagliare, di agire causando esiti imponderabili. L'angoscia nasce dunque dall'ignoranza di ciò che accadrà. Il filosofo danese approfondisce il concetto di angoscia anche differenziandola dalla paura, poiché la paura è data da un pericolo esistente, determinato, e cioè sa quando il pericolo scompare. L'angoscia invece non si riferisce mai ad un evento o ad un elemento tangibile e concreto, bensì all'imponderabile incerto incedere umano lungo un'esistenza fatta di scelte alternative che lo gettano nello sconfortante marasma dell'ignoto, con l'ingrato compito di scegliere ad ogni passo della propria vita tra bene e male. Ed è a questo punto che subentra la disperazione, ossia nel momento in cui l'uomo diviene lucidamente conscio di questa sua ineliminabile condizione di incertezza, nel momento in cui comprende se stesso come singolo e responsabile individuo, posto costantemente dinanzi all'imprevedibile, imponderabile corso degli eventi. E sia che l'uomo accetti questa sua naturale condizione, sia che la avversi, si troverà comunque sempre di fronte al fallimento, ossia si ritroverà sempre comunque di fronte allo scacco, all'impossibilità di un'esistenza perennemente controllabile, scientificamente definibile e guidata da un condottiero infallibile e dalla morale irreprensibile. Scegliere una strada, infatti, non significa mai garantirsi il successo, poiché sempre nel proseguio possono sopraggiungere condizioni avverse. L'uomo dunque vive sommerso in un vasto oceano, da una quantità illimitata di possibilità minacciose. Secondo Kierkegaard non c'è stato di benessere che sia al sicuro da ogni rischio. Non c'è buona volontà che non sia soggetta alla possibilità dell'errore e del peccato. L'indeterminatezza dei possibili risvolti negativi di una qualsivoglia scelta, l'instabilità del futuro fanno dunque sentire l'uomo impotente. Kierkegaard però pone come sollievo a questa incertezza del vivere la fede. Il credente infatti pone nelle mani di Dio l'ignoto, l'imponderabile, il ciò che sarà, rendendo più accettabile l'imprevedibilità del percorso umano. Egli dunque stabilisce la piena vittoria della fede sulla ragione, una fede in grado di lenire la disperazione e l'angoscia per il futuro, affidando a Dio le chiavi dell'inesplicabile. Proseguendo poi attraverso le riflessioni del filosofo danese, ebbene egli identifica inoltre 3 tappe, 3 dimensioni emotivo-comportamentali, 3 stadi principali nell'esplicarsi dell'esistenza umana. C'è da fare però una premessa. Un'esistenza compiuta ed equilibrata affronta queste tappe singolarmente in un cammino progressivo. In alcuni casi però alcuni possono arrivare a trascorrere tutta l'esistenza in una sola dimensione, un solo stadio. Altre invece possono regredire passando da uno stadio superiore
ad uno inferiore. Cerchiamo però ora di capire quali siano queste 3 tappe, questi 3 stadi, queste 3 dimensioni emotive e intellettuali di cui parla appunto il filosofo danese. Ebbene, nell'opera Out Out del 1843, egli descrive le prime 2 tappe, ossia quella estetica e quella etica. Nell'opera Timore, Tremore, ugualmente del 1843, egli prende in considerazione e presenta la terza ed ultima tappa, ossia quella religiosa. Ovviamente, secondo Søren Kierkegaard, il passaggio da una tappa all'altra avviene per libera scelta, una scelta drastica, spesso un doloroso salto, che comporta l'abbandonare completamente abitudini, modi interiori, riflessioni e atteggiamenti tipici della tappa precedente. Ed ora affrontiamo la prima tappa, il primo stadio, ossia la fase estetica. È quella fase in cui l'uomo manifesta indifferenza nei confronti di principi e valori morali, dettami etici e spiritualità. L'esteta ritiene primari la bellezza ed il piacere, l'avventura e gli attimi fugaci e intensi, il soddisfacimento costante dei propri desideri, il rinnegare il passato e il vivere un eterno presente, oltre che la totale assenza di progettualità per il futuro. L'esteta per eccellenza è, secondo il filosofo danese, il seduttore, rappresentato dal personaggio mozartiano del Don Giovanni. Don Giovanni è un libertino che non si lega mai a nessuna donna, sceglie di non scegliere, seduce migliaia di donne, ma non ne ama mai nessuna. Egli è sciolto da ogni impegno o legame, ricerca solo la novità e il soddisfacimento immediato di desideri e fantasie. Don Giovanni è eros e sensualità, ma ricercando soltanto un appagamento immediato senza alcuna progettualità per il futuro, arriva ben presto alla noia, poiché emotivamente distaccato rispetto a tutto e tutte, privo di qualcosa per cui combattere e quindi operativamente demotivato. Un'esistenza vissuta dunque senza alcun legame a cui dedicarsi in modo coraggioso e con devozione porta comunque l'uomo dinanzi alla disperazione, poiché lo pone lucidamente dinanzi al vuoto della propria esistenza. Un'esistenza senza un centro di gravità per cui lottare, perciò senza una direzione, senza un senso. Opera, a mio avviso, davvero molto bella è il romanzo Diario del seduttore e non Diario di un seduttore come specifica lo stesso Kierkegaard. Romanzo contenuto all'interno dei volumi dell'opera Out Out, il cui titolo in originale è Ant and Ella. Ebbene, è un romanzo epistolare che ha come protagonisti Johannes e Cordelia, 2 amanti legati da un profondo feeling sensuale che sfocia però in manipolazione, subdola ed egoistica seduzione, segreti, inganni, rimorsi, disperazione e insoddisfazione. Non a caso l'incipit del romanzo è ripreso dal Don Giovanni di Mozart. E giungiamo dunque alla seconda tappa, ossia la fase etica. È uno stadio caratterizzato da chi vive adeguandosi a ideali morali e responsabilità, accettando oneri familiari, professionali, impegni sociali e sacrifici necessari. L'emblema dello stadio etico è la figura del buon marito, contrapposta nettamente a quella del seduttore, figura che appare un compagno fedele, un lavoratore devoto e un cittadino esemplare. Il buon marito, pur avendo un numero infinito di possibilità, ne sceglie una sola, ad esempio una sola donna, cosa che comporta immediatamente l'annientamento di tutte le altre opzioni. La scelta di una impone sempre che se ne scartino le altre e dunque anche la castrazione di ulteriori desideri e opportunità.
Anche questa fase, perciò, ha dei limiti, ha dei risvolti negativi, ossia il conformismo. Adeguandosi infatti a regole universalmente imposte da altri, l'uomo non valorizza se stesso, la sua unicità, le sue propensioni e desideri personali, la sua autenticità, finendo per perdere se stesso. Ed è proprio in questo momento, è proprio in questa fase che l'uomo realizza di non poter rinunciare così facilmente alla sua natura peccaminosa. Questo porta dunque al pentimento, che può scoraggiare e lasciare attoniti. Ed arriviamo dunque alla terza tappa, ossia la fase religiosa, quindi l'ultimo stadio. Ebbene, in questa tappa il filosofo danese vede l'uomo ad uno stadio superiore, spogliato da illusioni e falsi miti, che si consegna nelle sue fragilità e individualità a Dio e alla fede. In questa tappa, in questo stadio, l'uomo vive un'esistenza profonda, votata alla spiritualità e all'accettazione della natura tormentata della condizione umana. Dio è dunque l'approdo per un animo umano drammaticamente tormentato dalle incertezze del vivere. Kierkegaard, dal canto suo, si sapeva già la terza fase, ma umilmente, con animo imperfetto. Ciò che in fondo mi manca è di veder chiaro in me stesso, di saper ciò che io devo fare e non ciò che devo conoscere. Ciò che importa è di trovare una verità che sia verità per me, di trovare l'idea per la quale io possa vivere e morire. Ebbene, egli di verità a noi ne lascia molte, riflessioni autentiche e profonde che hanno influenzato e guidato oltre la sua morte la letteratura, la filosofia, la pedagogia, la psicologia, l'arte pittorica, la musica ed una schiera innumerevole di altrettanti pensatori e geni, i seguenti.